Nel 1991, dopo il crollo dell'Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda, la NATO ha cominciato un'espansione senza precedenti nell'Europa dell'Est. Gran parte dei paesi che erano stati sotto l'influenza sovietica sono finiti sotto l'ombrello militare degli Stati Uniti. Washington avrebbe ingannato Mosca e avrebbe infranto la promessa di non espandersi di un centimetro verso est. Gli Stati Uniti avrebbero quasi imposto l'adesione alla NATO a molti paesi del blocco sovietico, come fecero dopo la Seconda Guerra Mondiale con i paesi del blocco occidentale. Questa espansione incontrollata della NATO ha creato una minaccia per la Russia e sarebbe quindi la causa dell'instabilità politica e militare che ha portato come conseguenza finale alla crisi del 2014 in Ucraina, con le proteste di Euromaidan, l'annessione della Crimea da parte della Russia. In questo video racconteremo la storia dell'allargamento della NATO per raccontare i motivi che hanno portato all'espansione verso est dagli anni 90 a oggi e con la sua famosissima promessa, che spesso viene tirato in causa, e ovviamente lei, la Russia, e il rapporto con l'Ucraina. Nel 1949 viene firmato il Patto Atlantico. I paesi si impegnano ad intervenire se uno dei firmatari è attaccato, ma non solo, si impegnano anche alla collaborazione militare e strategica. Lord Ismay, primo segretario generale della NATO, nel 1954 disse che questa istituzione era nata per tenere gli Stati Uniti dentro, i russi fuori e la Germania sotto. Una frase che riassume gli interessi della NATO. Gli Stati Uniti dentro, cioè l'interesse americano ad avere una sfera di influenza, con i russi fuori, garantire la sicurezza degli europei dall'avanzata di Mosca, e infine la Germania sotto, impedire che in Europa nascesse una nuova potenza autoritaria. La garanzia americana portò diversi benefici agli europei, almeno per alcuni decenni. Gli Stati Uniti tenevano a bada i nazionalismi europei e permisero quindi l'inizio dell'integrazione del mercato europeo e la rinascita economica. Inoltre, secondo la strategia della Maximal Retaliation, adottata per tutti gli anni 50, gli USA avrebbero risposto con le armi atomiche a qualsiasi attacco, anche piccolo, contro i paesi dell'Europa occidentale. Quindi l'ombrello atomico americano permise agli stati europei di concentrarsi sullo sviluppo economico senza dover pensare troppo a creare un esercito efficiente e costoso. Quindi si può dire che vincevano tutti. Wrong. Infatti negli ultimi anni si è discusso molto sull'espansione della NATO e sul fatto che si sia allargata troppo verso est. Secondo alcuni gli Stati Uniti avrebbero infranto una promessa fatta alla Russia dopo la fine dell'Unione Sovietica. Cerchiamo di ricostruire le cose seguendo i fatti accertati. Il primo allargamento fu nel 1952, quando i Paesi membri approvarono l'ingresso nell'alleanza a Grecia e Turchia. Nel 1955 fu ammessa anche la Germania Ovest. Questa creò una crisi diplomatica con l'Unione Sovietica, che vide la NATO arrivare al confine di un paese satellite. Come risposta, la Russia non stava solo a guardare. Infatti nel 1955 fu firmato il Patto di Varsavia, cioè un'alleanza militare tra Unione Sovietica e i paesi dell'Est. Guardiamo chi sono. Ti credono che la NATO nacque come risposta al blocco sovietico, ma in realtà fu il contrario. Ma dalla sua fondazione fino agli anni 90 l'espansione della NATO è stata quasi inesistente. L'equilibrio internazionale della guerra fredda impediva di fatto un allargamento delle alleanze in Europa. Nell'82 ci fu l'ultima espansione della NATO, dopo la morte del dittatore Francisco Franco. La nuova Spagna democratica decise di aderire all'Alleanza Atlantica e poi niente per quasi 20 anni. Ma nel 91 lo scenario cambia. L'Unione Sovietica sta attraversando un periodo di forte instabilità interna. Una parte della classe dirigente, guidata dal segretario del partito, Mikhail Gorbachev, prova a riformare il sistema comunista ormai in crisi. Fallisce. Dopo un tentativo di colpo di Stato dagli apparati militari e della KGB, nel 91 istituzioni sovietiche crollano e l'Unione Sovietica si dissolve. E dalle ceneri sovietiche emergono tutti questi stati indipendenti, anche se già c'erano altri paesi che erano indipendenti sotto il Patto di Varsavia, ma di fatto sottomessi alla politica di Mosca. E questi paesi cominciano a guardare a ovest sia per le questioni economiche che per la loro sicurezza. Infatti, guardando i dati del PIL del World Bank dei paesi del blocco sovietico rispetto al blocco occidentale, si può vedere una differenza enorme, quasi 10 volte più grande dei paesi satelliti. Ma è qui che arriva la promessa. Infatti, dopo il crollo del muro di Berlino nell'89 e l'inizio del 90, le trattative tra Mosca e Washington e la Germania Ovest per la riunificazione della Germania iniziano. E venne detta la famosissima frase: la NATO non si sarebbe estesa di un solo pollice
verso est. Secondo alcuni documenti desecretati tra il 2000 e il 2013, sarebbe stata questa la promessa fatta nel 1990 dal segretario di Stato americano James Baker dell'amministrazione di George Bush padre a Gorbaciov, in cambio dell'unificazione tedesca. Promesse simili furono fatte dal cancelliere della Germania Ovest, Helmut Kohl. Tuttavia non fu mai firmato un trattato scritto tra NATO e Russia che trasformasse la promessa in un accordo, anche se bisogna ricordare che di fatto la NATO non si è mai espansa. Il termine è improprio. Per entrare nella NATO un paese deve inviare una richiesta formale all'alleanza che deve essere approvata dal Parlamento del paese stesso. Quindi il primo passo è sempre del paese che desidera aderire alla NATO. Una volta inviata la richiesta inizia una procedura in 3 fasi, cioè discussioni su tutto ciò che il paese deve fare per adeguarsi ai paesi NATO. Solo dopo aver superato la fase dialogo si va alle trattative vere e proprie. Quindi il succo della questione è che i paesi devono manifestare la volontà di entrare nella NATO e lo devono fare per tutto il processo di adesione che può durare anche 10 anni, come nel caso della Macedonia del Nord e Montenegro. Ed è quello che è successo per tutti i paesi che sono entrati nell'alleanza dagli anni 90 in poi. Infatti ci sono state 2 grandi ondate di adesione, la prima nel 99 con questi paesi e la seconda ondata nel 2005 con l'ingresso di quest'altri paesi. Tutti questi paesi, tranne la Slovenia, facevano parte dell'Unione Sovietica o del Patto di Varsavia, quindi sapevano bene cosa significava vivere sotto il potere dei russi o nella sfera di influenza di Mosca e hanno scelto di rivolgersi a ovest, quindi alla NATO, per avere una garanzia di sicurezza verso un possibile ritorno dell'imperialismo russo. Ma infatti ci fu anche un periodo dove la Russia stessa stava considerando di entrare alla NATO. George Robertson, segretario generale della NATO, nel 2021 ha fatto delle rivelazioni sulle trattative con la Russia. Nel 2000, quando Putin era appena diventato presidente, ci fu un incontro tra Robertson e il presidente russo. Putin chiese a Robertson: quando inviterete la Russia a entrare nella NATO? Lui rispose che i paesi non vengono invitati a entrare, devono fare richiesta. Putin ovviamente rispose che la Russia non farà la fila come gli altri. Nello stesso periodo Vladimir Putin rilasciò un'intervista alla BBC dove disse che la Russia poteva prendere in considerazione di entrare alla NATO se fosse stata trattata come un socio alla pari. Vuoi sostenere il canale? Allora abbonati, fai la differenza. Nel 93 il Dipartimento di Stato americano aveva proposto un percorso ipotetico per l'ingresso di Russia e Ucraina entro il 2005. Infatti nel 97 fu firmato il NATO-Russia Funding Act, che doveva permettere le buone relazioni tra Mosca e la NATO. Nel 2002, già con Putin al potere, nacque invece il NATO-Russian Discussion Council, un organo per le relazioni tra i 2 blocchi. E tutto ciò si aggiunge alla famosa stretta di mano tra il presidente russo e quello americano George Bush in Italia nel 2002, con la mediazione di Silvio Berlusconi. In realtà però, secondo molti esperti, la Russia non ha mai avuto la reale intenzione di entrare nella NATO, era più una tattica temporanea. Infatti dopo la caduta dell'Unione Sovietica, Mosca aveva bisogno di mostrarsi un partner aperto verso l'Occidente, in modo da avere più respiro diplomatico ed economico. Dopotutto la Russia non avrebbe mai accettato di entrare in un sistema a guida americana. Come ha detto Putin, la Russia deve essere trattata da pari. E a proposito di questo rapporto si arriva alla questione centrale del nostro periodo storico: la guerra in Ucraina. Il conflitto che racchiude un po' tutto quello che abbiamo detto finora. La volontà della Russia di raffermarsi come potenza, una volontà che allo stesso tempo si scontra con il desiderio ucraino di liberarsi dell'influenza russa e di guardare verso l'Occidente, come hanno fatto molti altri paesi dell'ex Unione Sovietica. In mezzo a tutto ciò c'è la NATO. Le relazioni tra la NATO e l'Ucraina sono iniziate nel 91, all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica e la nascita dell'Ucraina indipendente. Kiev si è unita al North Atlantic Cooperation Council per discutere di una possibile adesione, ma nel 94 entra a far parte del programma Partnership for Peace, un programma gestito dalla NATO per favorire il dialogo e la fiducia tra i paesi dell'alleanza. Nel 97 viene firmata una partnership durante un summit nella NATO a Madrid, che ribadisce il riconoscimento dell'Ucraina indipendente e la collaborazione tra NATO e Kiev. Nel 99 il presidente Leonid Kuchma partecipava per la prima volta a un vertice della Commissione a Washington, ma per avere un vero passo importante si deve aspettare al 2008, durante il summit di NATO di Bucarest, dove arriva una comunicazione che l'Ucraina diventerà un paese NATO, anche se non viene messo nero su bianco nessun piano, nessun calendario per portare Kiev nell'alleanza, ma la volontà sembra esserci. In tutto questo, l'Ucraina comincia ad avere 2 opzioni:
mantenere la relazione privilegiata con la Russia oppure cercare di staccarsi dal suo passato e aprire un futuro di collaborazione con l'Europa. Nel 2010 viene eletto il presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovych, che oggi viene ricordato come un presidente filorusso, quasi un pupazzo nelle mani di Putin. La Russia aveva sostenuto apertamente il presidente durante la campagna elettorale e in effetti nel primo periodo di governo il presidente ucraino mantenne buoni rapporti con Mosca. Si era impegnato a rafforzare i legami economici e industriali con la Russia. Kiev dipendeva dal gas russo per il suo fabbisogno energetico e Mosca era il primo partner commerciale. Non solo, ha preso delle iniziative per rendere il russo come lingua ufficiale dello Stato e ha messo da parte l'adesione alla NATO, cercando di eliminare la retorica pro-occidente del suo predecessore. E in aggiunta ha concesso a Mosca l'utilizzo della Crimea come base navale per la flotta russa nel Mar Nero, fino al 2042, accordo molto ambito da Putin per l'importanza strategica della Crimea. Purtroppo però il paese era ancora spaccato in due, tra Occidente e Russia. Nonostante il partito di Yanukovych fosse legato al partito di Russia, l'opinione pubblica e il sentimento filo-occidentale era sempre più forte, stava diventando la maggioranza. Giocando sul filo del rasoio, Yanukovych provò quindi ad aprire all'Unione Europea, cercando di non indispettire troppo i russi. Il primo scontro con Putin arrivò subito e riguardava il gas. Il presidente ucraino rifiutò la proposta russa di accorpare le due aziende di Stato che gestivano il gas, cioè la Gazprom russa e la Naftogaz ucraina, in un'unica azienda, sotto il controllo di Mosca ovviamente. Dopodiché il governo ucraino cominciò a proporre l'idea di accettare investimenti europei per espandere e migliorare la sua rete di gasdotti e provò a trattare con il Fondo Monetario Internazionale per ottenere dei prestiti per gli investimenti che servivano al paese. Proprio tra il 2012 e il 2013 iniziarono le trattative per gli accordi commerciali tra Ucraina e Unione Europea, che avrebbero dovuto ridurre la dipendenza commerciale di Kiev da Mosca. Questa serie di scelte aumentò nell'opinione pubblica filo-occidentale la speranza di avvicinamento verso l'Europa. Tuttavia le cose non andarono come previsto. Il Fondo Monetario Internazionale chiese in cambio dei prestiti, delle riforme fiscali e finanziarie molto pesanti, che avrebbero inciso sulla qualità della vita e sulla ricchezza degli ucraini. Le bollette sarebbero aumentate e i salari e le pensioni avrebbero subito dei ribassi almeno nel primo periodo. A questo punto Putin mise sul tavolo una controproposta. La Russia avrebbe finanziato i prestiti richiesti da Kiev, ma con condizioni più leggere. Nel frattempo però Mosca aveva anche iniziato un piccolo embargo commerciale sull'Ucraina per mantenere pressioni sulla fragile economia del paese, ancora molto dipendente dagli scambi con la Russia. Nel frattempo l'Unione Europea non si decideva ad offrire a Kiev un accordo commerciale importante da sostituire quello russo, quindi Yanukovych decise di interrompere le trattative con Bruxelles e spingere di nuovo l'Ucraina verso la Russia. E la decisione creò il caos. Il 21 e il 22 novembre del 14 centinaia di migliaia di manifestanti pro-Europa scesero per le strade di Kiev per protestare contro la decisione del governo di interrompere le trattative con l'Unione Europea. Alla fine Yanukovych fu costretto a scappare da Kiev e il Parlamento lo dichiarò decaduto. E proprio nel 2014 si aprì un periodo di instabilità dell'Ucraina che dura ancora oggi. Dopo la prima vittoria del movimento europeista e pro-occidentale, sembrava che l'Ucraina si potesse avviare verso un avvicinamento europeo e alla NATO. La Russia, senza più il supporto del presidente Yanukovych, decise di prendere il controllo di una parte del territorio ucraino con la forza. Tra il 20 e il 27 febbraio del 2014, Mosca decise di inviare delle truppe nella penisola della Crimea. Ufficialmente le truppe inviate non erano soldati dell'esercito russo, non avevano insegne ufficiali, tanto che vennero soprannominati gli omini verdi, cioè uomini vestiti con la classica mimetica color verde militare. E la direzione da parte della Russia era evidente. Con l'arrivo delle truppe, il governo locale della Crimea fu sostituito con un governo filorusso, che annunciò un referendum immediato per l'annessione ufficiale della penisola. Il 16 marzo del 14 si tenne il referendum. La proposta di annessione vinse, con la maggioranza del 95% dei voti. Tuttavia il voto fu contestato e non riconosciuto da gran parte della comunità internazionale e ad aprile di quell'anno la crisi si allargò in tutta la regione est dell'Ucraina, al confine con la Russia. Infatti alcuni gruppi armati ribelli che non riconoscevano il governo di Kiev decisero di assaltare le sedi delle istituzioni nelle regioni di Donetsk, Luhansk e Kharkiv. Intanto le elezioni continuavano. Infatti a maggio di quell'anno fu eletto il presidente Petro Poroshenko, considerato nazionalista, filo-europeista e antirusso. Poroshenko iniziò una politica molto dura nei confronti degli ucraini filorussi,
Da subito ha intensificato le azioni militari in Donbass, spingendo verso est i separatisti filorussi e nello stesso tempo ha proposto politiche nazionaliste, come la difesa della lingua ucraina, come la lingua unica e ufficiale dello Stato. A dicembre del 14 ci fu la svolta che riportò l'attenzione sul rapporto tra Kiev e la NATO. Infatti il 23 dicembre il Parlamento ucraino votò con una grande maggioranza una legge per abbandonare la posizione neutrale dell'Ucraina sul piano internazionale, dato che prima lo era. E con la nuova legge invece si riprendeva l'idea di un'apertura verso l'Occidente e verso la NATO. Mosca criticò immediatamente la scelta del Parlamento ucraino di abbandonare la neutralità ufficiale e la Russia tornò a discutere e a lamentarsi delle questioni dell'espansione verso est dell'Alleanza Atlantica. Già nel 2008, quando si era presentata l'idea concreta dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO, alcuni funzionari americani si erano dimostrati perplessi. In una lettera al segretario di Stato, Condoleezza Rice scrisse: l'ingresso dell'Ucraina nella NATO è la linea rossa più netta per la classe dirigente russa. Secondo diversi storici ed esperti, il rapporto tra Russia e Ucraina è molto più profondo di quello tra Mosca e gli altri paesi dell'Est, compresi quelli dell'Unione Sovietica. Bisogna ricordare infatti che esistono già dei paesi della NATO al confine con la Russia. In tutti questi casi la Russia aveva protestato, ma non ha avuto una risposta così violenta come è accaduto in Ucraina dal 2014 all'invasione del 2022. Perché? La risposta potrebbe trovarsi nella storia dei due paesi, nelle parole di Putin alla vigilia dell'invasione. Una parte importante della società russa ritiene che Russia, Ucraina e Bielorussia siano in realtà formati da un unico popolo, con le stesse radici, la stessa cultura e la stessa tradizione. Questo è quello che è emerso dalle parole di Putin nel 2022, quando ha detto che l'Ucraina è un paese inventato sulla carta da Lenin e da Stalin, ma che nella sostanza Russia e Ucraina sono la stessa cosa. Dal punto di vista storico, la dichiarazione del presidente russo è opinionabile, tuttavia riflette un sentimento diffuso in Russia. Questo sarebbe il vero motivo per cui l'ingresso dell'Ucraina nella NATO sarebbe inconcepibile per Mosca, perché l'espansione non è finita lì. Nel 2023 e nel 2024 anche la Svezia e la Finlandia sono entrate nella NATO. La Finlandia condivide con la Russia un confine molto più ampio, tuttavia Mosca non ha fatto molto per impedire l'ingresso del paese, ha protestato, ma senza fare azioni violente. D'altro canto, forse la Russia non poteva reagire diversamente prima del 2014, doveva ancora riprendersi dal crollo e dalla guerra in Cecenia e non aveva forse i mezzi per impedire ai paesi dell'est di avvicinarsi agli Stati Uniti. Ma altri due eventi sono fondamentali. Nel 2018, mentre la guerra in Donbass andava avanti, il Parlamento di Kiev ha modificato la Costituzione, inserendo l'obiettivo di entrare nell'Unione Europea e nella NATO, mentre nel 2021 al Summit NATO di Bruxelles i membri dell'Alleanza Atlantica hanno rinnovato il proposito fatto nel 2008 a Bucarest. Ma per capire meglio anche l'impatto della NATO sulla stabilità europea e nel resto del mondo, dobbiamo parlare brevemente anche del cambiamento di atteggiamento dell'Alleanza Atlantica negli anni 90. La sua fondazione del 49 e per tutta la guerra fredda la NATO è stata un'alleanza passiva, cioè fungeva da deterrente. La sua sola presenza creava un equilibrio con l'Unione Sovietica e portava stabilità in Europa. Ma negli anni 90 invece l'approccio è cambiato e la NATO per la prima volta è entrata ufficialmente e attivamente in dei conflitti armati. Parliamo del caso dell'intervento della guerra civile in Jugoslavia. Nel 92 entra in una spirale di violenza e nazionalismo che portano alla guerra civile. Il 30 agosto del 95 la NATO decide di intervenire nella guerra in Bosnia e Erzegovina con la missione The Liberate Force. L'obiettivo era quello di forzare un accordo tra le parti in conflitto, i serbi bosniaci. L'intervento NATO del 95 era stato giustificato dalla pulizia etnica portata avanti dall'esercito filo-serbo nei confronti dei musulmani di Bosnia e l'intervento portò nel 96 alla firma di Dayton, pose le basi per la struttura dell'attuale Bosnia. Nel 99 la NATO decise di intervenire nuovamente con la missione Allied Force, solo con bombardamenti aerei, in modo da forzare il ritiro delle truppe serbe dal Kosovo. Se vuoi ci facciamo un altro video, scrivilo nei commenti. Ma solo nel 2001, dopo gli attacchi alle torri, per la prima volta i paesi NATO invocarono l'articolo 5, cioè quell'articolo che obbliga i paesi membri ad intervenire se uno dei paesi è sotto attacco. Capito Trump? Che dice che non abbiamo mai fatto nulla. Nel 2003 gli eserciti dei paesi NATO iniziarono l'operazione sul campo afghano, che aveva il compito ufficiale di riportare stabilità. Ha partecipato anche l'Italia. Ed infine nel 2011 la NATO è intervenuta direttamente nella rivoluzione in Libia, dove ha contribuito alla deposizione del dittatore Gheddafi. Ma allora cos'è la NATO davvero oggi? Un'alleanza difensiva? Un attore geopolitico a
aggressivo, capace di ridisegnare interi equilibri mondiali in nome della sicurezza collettiva. Ed è forse questo il paradosso. Più si allarga per difendersi, più diventa una minaccia per chi resta fuori. Grazie mille per aver visto il video e ci vediamo in questo video qua o in questo video qua. Questo è Ok Mirko. Iscriviti!